Guardate che particolarità che c'è in giro per le strade, anzi per i marciapiedi. Cibo e acqua per cani e gatti. Comunque hanno un inglese stranissimo qui, faccio veramente fatica a comunicare rispetto al solito inglese che io ho sempre parlato in giro. Mi hanno portato dalla sicurezza, mi hanno fermato 2 volte. Il primo non mi ha detto praticamente niente, ma il secondo mi ha fatto eliminare tutto quanto. Mi ha portato dal boss, perché non si può vloggar là dentro. Venite qua, non parlate, fate le foto come i deficienti fanno le foto a tutto senza neanche sapere il perché e uscite. Diciamo che questo paese non mi ha dato uno dei migliori benvenuti, anche perché è iniziato proprio così il mio primo giorno di un lungo viaggio alla scoperta del Medio Oriente. E sapete com'è, chi ben comincia... Ma non era questo il caso. Signori, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video, anzi in questa nuova serie di video, ma alla scoperta non di un paese come vi ho già abituato finora, ma alla scoperta di una parte del mondo, per la precisione di tutti i paesi del Golfo Persico. Ragazzi, sono partito alle 7 di stamattina da casa, sono le 11 di sera, adesso sono in aeroporto a Roma. L'aereo doveva essere adesso, è in ritardo invece di un'ora. Mamma mia, oggi è proprio una giornata di pazienza. Sono partito con meno 2 gradi, sono arrivato qua a Roma, c'erano 18 gradi, ore su ore di pullman, non vi affasso più, non vedo l'ora di arrivare da Abu Dhabi. Voglio iniziare dandovi subito qualche consiglio su come risparmiare e su come arrivare lì facilmente. Innanzitutto vi consiglio di viaggiare a gennaio o febbraio, che si tratta della bassa stagione, che chiamarla bassa stagione è un parolone, perché penso sia uno dei migliori periodi per visitare quella parte del nostro pianeta. Le temperature veramente sono perfette, ragazzi. Poi tutti pensano che per arrivare in quella zona servano tantissimi soldi, ma in realtà non è proprio così. Prendete spunto da come ho fatto io. Date un'occhiata alla tratta Roma-Abu Dhabi di Wizz Air, che parte dall'Italia, perché io ho speso solamente 40 euro. Assurdo, ragazzi, se ci pensate, 40 euro per andare fino lì, 6 ore, 7 ore di aereo. Poi vabbè, ho beccato anche la fortuna di vari sconti tipo di Halloween, però bazzicate nel sito che con anticipo vi sposteranno un po' di voli, però potete trovare qualcosa a buon prezzo. Oltretutto, se volete spostarvi in tutti i paesi di quella zona, usate come, tra virgolette, punto di appoggio l'aeroporto di Abu Dhabi, perché oltre ad essere bellissimo, come vedrete anche per dormirsi di notte, ha anche i voli più economici di tutti, che vi portano ovunque, a differenza di quello di Dubai, che è molto più caro. Quindi scusate per la lunga intro, ma come inizio ci stava, perché vi do una bella infarinatura e consigli su tutto quanto. Torniamo al video, iniziamo già con un bel like e ci vediamo dopo. Buona visione! Signori, buongiorno dall'aeroporto di Abu Dhabi. Finalmente, in realtà sono arrivato da un'ora più o meno. Bellissime vibes finora, mi sento molto libero, anche se comunque non si addice proprio libero no, è partita la mia navetta alla libertà di questo paese, però non vedo l'ora di affrontarlo. Nel frattempo, ragazzi, è passata un'ora perché sono triggeratissimo, perché bisogna per forza fare questa card qua, la bus card, per girare per Abu Dhabi sicuro, per Dubai non lo so, però io adesso vado a farmi un giro ad Abu Dhabi. Infatti questo è il video di Abu Dhabi e serve per forza questa bus card che costa 10 dirham, che sono più o meno 2,50 euro, 3 euro, ok? Si può pagare soltanto cash, quindi portatevi pezzi piccoli di euro perché li cambiate qui in aeroporto, che il cambio è 1 euro uguale 3 dirham e 60, quando in realtà sarebbe 4. Una cosa importantissima, appena scendete all'aeroporto, che vabbè è lunghissimo, dovete camminare un bel po', ci saranno quelli di Virgin che vi proveranno a vendere la loro SIM col cartellino fuori. Non cagate, andate avanti, comprate Etisalat, che è la più economica. Io ho speso 20 euro per 4 giga e 30 minuti di chiamate, in quanto i 28 giorni. Vabbè, sono da solo, però se siete in più persone la comprate per una persona che la mette su un secondo telefono e quello farà da hotspot per tutti quanti gli altri. Comunque c'è un vento clamoroso qui negli Emirati, polveroni di sabbia dappertutto, cioè si vede proprio che qui una volta era tutto quanto deserto. Ci sono comunque 24 gradi, c'è un vento devastante, sono in pantaloni lunghi, felpetta e maglietta sotto, giubbetto senza maniche, vabbè, che non fa tanto testo, però sto veramente un ben da Dio. Guardate che particolarità che c'è in giro per le strade, anzi per i marciapiedi. Cibo e acqua per cani e gatti. Se queste comunque sono le case popolari o le case dove abita la gente normale, cioè veramente tanta roba, Il ragazzo che ho conosciuto appena adesso in pullman mi fa che praticamente lavora qui, fa lo sviluppatore web e qua si sta veramente bene, è un posto veramente molto tranquillo qui. E ovviamente gli stipendi sono decisamente buoni. Abu Dhabi è uno dei 7 Emirati Arabi. È un arcipelago formato da circa 200 isole ed Abu Dhabi è l'emirato più ricco perché la sua economia è basata sul petrolio.
petrolio, a differenza di Dubai che è basata sul turismo e soltanto il 20% sul petrolio. Rispetto a Dubai, ad Abu Dhabi c'è più lusso, meno frenesia ed è la seconda città, quindi dopo Dubai, ad esserci più gente. La città venne fondata nel 1791 da una tribù beduina dei Banu Yas. Da lì iniziò sempre di più a svilupparsi e con la scoperta del petrolio iniziò il suo vero e proprio arricchimento, proprio per come la conosciamo oggi. Rispetto a Dubai qui c'è ben poco da vedere, è una città più piccola, anche se più ricca, ma con meno attrazioni. Ora prendiamo questo bus del 175 e andiamo alla moschea dello sceicco Zayed, Ovvero la moschea più grande e più importante di tutti gli Emirati Arabi. i posti in prima fila comunque, i primi 4-5 lì davanti, ambo i lati, sono per le donne e per i bambini. Nei paesi arabi c'è questa usanza qua di dividere i posti bambini e donne e da un'altra parte il posto più grande per gli uomini. Dopo mezz'ora di bus siamo in culo, cazzo, perché la moschea è là in fondo, ci siamo passati di fianco ma là non c'era la fermata. Comunque la tessera passatela sempre come in Olanda, ragazzi, quando entrate e quando uscite, perché se quando uscite non la passate, non lo so, mi sa che vi incula più soldi, come è successo a me col primo pullman che ho preso. Mamma mia che caldo che fa, però veramente esotico qua, mi piace un sacco, cioè io ero proprio curioso di venire qua perché tutti parlano bla bla bla, mi trasmette un sacco di tranquillità. Non so se a Dubai sarà così, comunque c'è pochissima gente per le strade qua ad Abu Dhabi, ci sono un sacco di palme e c'è un motivo per questo. Abu Dhabi in arabo significa padre della gazzella e secondo la tradizione è stata fondata quando una giovane antilope condusse una tribù fino a un punto dove c'era dell'acqua, su un'isola che aveva non più di 300 capanne di palma. Per quello sono presenti tutte queste palme, perché questa era un'isola con tutte capanne di palma e la palma è un albero e una pianta del deserto. Ragazzi, mezzo litro di acqua, non ce la facevo più, un dirham che sono 25 cent. Va benissimo. Penso che si troverà sicuramente anche a meno, ma quel negozio là aveva soltanto queste. Beh, meglio, anche perché nello zaino non ho più spazio e me la metterò qua in tasca. Aria qua. Dai, ditemi che le chiese sono più belle, cioè non c'è confronto, proprio minimal questa, è tutta bianca con le punte d'oro, è perfetta per questa città, è clamorosa, ma io che cazzo ne so dov'è che si entra, non lo so. Sì, comunque l'autobus pubblico ci ha veramente smontato in culo, saranno passati circa 40 minuti, è pieno di navette private che ti fanno l'escursione, però boh, secondo me non ne vale la pena, cammini un po' perché l'entrata è gratis. E niente, siamo appena smontati da questo free taxi perché l'entrata non è lì in fondo ma è qui davanti dove c'è questa palla di vetro, sembra gigante. Bisogna entrare da qua, si va underground sotto e si entra. Comunque hanno un inglese stranissimo qui, faccio veramente fatica a comunicare rispetto al solito inglese che ho sempre parlato in giro. Fate il biglietto online, ragazzi, sono gentilissimi qui, un po' imposto da tutto lussuoso, qua non chiedono mance, non chiedono soldi. Fate il biglietto online e vi lascio il link in descrizione dove fare il biglietto online, fatelo qui davanti al momento, ci mettete meno di un minuto, non serve farlo a casa prima. È proprio il centro commerciale sto qua, io ho lasciato la mia dish dash e la mia keffia a casa, avrei voluto un sacco portarla via ma non ci sta niente dietro, anche perché per essere comodi con la dish dash bisogna andare in giro con quella, la keffia, proprio senza nulla addosso in tasca, niente far video, niente zaino, altrimenti è veramente un casino, veramente è indecente. Me la sarei voluto un sacco mettere, però bisogna scendere a compromessi qua. Il maschio basta che sia coperto, i pantaloni ovviamente lunghi, o si può andare benissimo in maniche corte, non serve mettersi nulla in testa, mentre le donne devono essere coperte completamente, soltanto la faccia fuori. Qua non forniscono nessun velo, nessun niente, dovete comprarlo, infatti è pieno di shop qui sotto, oppure portarvelo da casa. Comunque ragazzi, questa moschea è un capolavoro assurdo, è stata costruita dal 1996 al 2007 ed è stata eretta dal fondatore degli Emirati Arabi Uniti, ovvero lo sceicco Zayed. Questo è proprio un misto tra arte islamica, arte moderna, è proprio minimal come ho detto prima, e anche esotica dato la presenza smisurata di palme ovunque. Poi è pulitissima, veramente, è tenuta no da Dio, da Allah, cioè proprio per stare in tema ancora di più. Oltretutto questa moschea è una tra le più grandi del mondo. Ragazzi, qua regole molto severe, no gestacci trap di Diego, no gente per mano, no gente che nuota per terra. Fermi tutti ragazzi, è proprio qui il clou del video, la motivazione per la quale ho scelto questo titolo. Fate attenzione ragazzi a cosa fate, a quello che
dite, i gesti, come vi comportate in questa parte del mondo, perché non perdonano nessuno. Io lì dentro non potevo vloggare, la gente poteva fare quello che voleva, video qua e là, cavalletti, gruppi di persone che facevano casino. Io non potevo vloggare con una camerina piccola così, e non è andata proprio nel migliore dei modi, però poteva anche andare peggio, molto peggio. Allora, comunque tutto bellissimo, architettura pazzesca, proprio tenuto veramente benissimo, ma mi hanno portato dalla sicurezza, mi hanno fermato 2 volte. Il primo non mi ha detto praticamente niente, c'è la clip qui che avete visto prima, ma il secondo mi ha fatto eliminare tutto quanto, mi ha portato dal boss, perché non si può vloggare là dentro. Ma che cazzo di discorso è questo? Cioè, c'è gente con i bastoni lunghi come, non so, come 3 volte me, gente con i cavalletti, gente con macchine fotografiche, e rompono il cazzo a me con la telecamerina piccola così perché parlo da solo. Vabbè, comunque ragazzi, se venite non fate gesti, fare anche così con le mani è un gesto che non si può fare per loro, devi cancellare le foto. Venite qua, non parlate, fate le foto come i deficienti fanno le foto a tutto senza neanche sapere il perché, e uscite. 1 hour later. Signori, siamo in centro ad Abu Dhabi, ci siamo teletrasportati con il Pullman 94. Mamma mia che freddo in quel Pullman, infatti vedete che mi sono capovolto i vestiti. Capovolto? Che cazzo sto dicendo? Centro non ci sono altro che macchine, traffico e palazzoni enormi, bellissimi, modernissimi, ma leggermente meno di quelli fuori dal centro. Comunque dai, prima che il sole tramonti cerchiamo di andare a vedere quello che ci rimane, perché comunque Abu Dhabi è piccolina, ma andiamo a vedere quello che ci rimane. Ah, no, ho dimenticato di timbrare l'uscita del pullman, non so quanti soldi ho dentro, non so se me ne ho chiavati ancora di più, no. Comunque ogni fermata dell'autobus ha tutta la parte interna anche per stare top, così quando piove sei top qua. È top, ci entriamo anche perché qua posso ricaricare la mia carta, che voglio vedere quanti soldi ho adesso. Io ho 7 ID e 17. È figata comunque questa cosa qua dentro, organizzato benissimo perché è pulitissimo, anche se il primo che ho visto là era tutto quanto sporco. C'è l'aria condizionata, che è una cosa che io odio, non si può fumare, c'è un cestino e bene, molto apprezzabile, apprezzo. Cioè, prima ho detto che Abu Dhabi è piccola, ma in realtà no ragazzi, perché comunque da quel punto blu a questo verde sono circa 15 km, non sono 3 passi, quindi bisogna spostarsi per forza con i mezzi qua. Adesso ho una corsa di 25 minuti da fare che costa 2 ID, quindi sono 50 centesimi. Quindi qui i mezzi pubblici sono anche molto economici in realtà. Eccole qua signori, le Etihad Towers. E cos'è che sono queste? Sono il simbolo di Abu Dhabi insieme alla moschea. Sono praticamente delle torri che, vabbè, non è nulla di particolare, sono un mix tra hotel, uffici, appartamenti, ostelli, è un grandissimo mix. Comunque fatto sta che è un'architettura fatta dall'uomo, vabbè, non c'è nulla di storico qua, ma non bisogna negare la loro bellezza, sono veramente spettacolari, esteticamente perfette. Queste 3 sono più o meno molto simili, mentre quella e quella sono completamente diverse. Quella che mi attizza di più è quella che è un hotel che si chiama Bab Al Qasr Hotel. Una cosa di cui nessuno parla comunque, vabbè, non è una cosa granché, ok? È comunque la presenza di fiori dappertutto, è pieno di palme, è pieno di fiori, è pieno di alberi, ma fiori super colorati. Qua ad esempio sono tutti viola qua intorno, ed è bellissimo che davanti a delle sculture così artificiali ci sia della natura con dei colori pazzeschi. Sono devastanti, sono bellissime comunque, ma sapete che bella sensazione che ho? Cioè, dimmi Fabio Viola, solo disperso in giro per il mondo negli Emirati Arabi. Ma io non la vedo così male come cosa. Mamma che difficile farsi le foto da solo, mamma mia, sta per tramontare il sole, sono quasi le 5. Vedete che qua dietro le Etihad Towers c'è un giardino enorme, tutto decoratissimo con questa roba qua. Cioè, guardate che imperialità c'è là dentro. Quello è un hotel a 5 stelle che è aperto la visita al pubblico gratis, però soltanto la hall. Adesso, prima che tramonta, spero, andiamo a farci un giro dentro velocino, anche perché comunque è un ristorante, qualsiasi persona può mangiare che viene da fuori, però a me interessa soltanto vedere un po' che genere di lusso c'è dentro. Scusate se urlo, anche se non sono un gran amante del lusso, però dipende come viene fatto. E questo straordinario hotel 5 stelle si chiama Emirates Mandarin Palace Oriental, una roba del genere. Sembra esattamente quel tipo di ostello in cui io vado a dormire di solito. Tutto il piano terra si può visitare tutto quanto gratis, sì, non è nulla di che, però sarebbe bello andare sopra, ma non si può ovviamente. Via da qua perché si è fatto buio e io voglio andare da un'altra parte con un briciolo di sole ancora.
Ragazzi, che bello, guardate col tramonto. Io credevo che si potesse andare in spiaggia, invece bisogna pagare per entrare nella spiaggia. Guardate che bello l'Atlantis lì in fondo, non si vedrà un cazzo, ma quello è l'hotel Atlantis, top anche quello di Abu Dhabi, simile a quello che probabilmente vedremo in modo speciale a Dubai. Ragazzi, io vi avrei voluto portare molto di più di Abu Dhabi, infatti nel mio itinerario era compreso un ritorno in un altro giorno da Abu Dhabi, ma sfiga vuole che quel giorno era venerdì e venerdì per i musulmani è un giorno sacro e fino a pranzo i mezzi pubblici, quasi tutti, non funzionano. Purtroppo sono rimasto bloccato in aeroporto perché non avevo modo di muovermi, quindi mi ero prefissato di vedere altre cose che vi consiglio di fare almeno 2-3 giorni da Abu Dhabi, come Yas Marina dove c'è la Warner Bros, dove c'è la cosa della Formula 1 che vabbè a me non interessa, però comunque è una bella cosa da vedere. C'è un'altra zona bellissima che non ricordo il nome, c'è un acquario bellissimo, c'è un altro acquario che è il più grande del mondo, c'è il museo Louvre di Abu Dhabi, c'è veramente tantissima roba da vedere. Ci sono poi isolette particolari con molta natura. Ovviamente per vedere ogni paese, ogni città dalla testa ai piedi non ci vuole soltanto un giorno. Io vi ho dato un'infarinatura generale, quindi fate attenzione e evitate il venerdì, a meno che non siate in centro e vi spostiate solamente a piedi. Guys, sono stanchissimo perché stanotte non ho dormito praticamente niente. Sono in stazione dei bus perché adesso si prende il bus e si va a Dubai finalmente. Concludiamo il video dicendovi come arrivare a Dubai da Abu Dhabi. Ragazzi, lasciate stare taxi che spendete tipo 100 euro, lasciate stare robe private qua e là. C'è un semplice bus che parte dal centro di Abu Dhabi o dall'aeroporto, oppure lo stesso che parte dal centro di Abu Dhabi passa per l'aeroporto. Arrivate fino a Dubai, costa 25 dirham, 6 euro, semplicissimo. Dovete avere la carta di Dubai che ve la farò vedere nel prossimo video. Il bus ci mette più o meno 1 ora e un quarto, è pulito, è silenzioso, è comodo, un bus normalissimo, e lì comunque sono tenuti molto meglio che da noi. Vi ringrazio per essere arrivati a questo punto del video. Noi ci vediamo con il prossimo video martedì, come sempre alle 19, che avete capito dove sarà. Like, iscrizione se non l'avete ancora fatto e un commentino qui sotto dicendomi la vostra su questo video. Come sempre un saluto, baci, abbracci e spuaci. Ciao!